Ecco, è mattina, la mia permanenza all'Erix è terminata qui all'Erici, adesso faccio pochissime miglia di nuovo e vado a Bocca di Magra. Il primo colpo. Una bella sgasata. Ok. Ed ecco che ho lasciato l'Erici con il suo castello in calma piatta, ragazzi, però sono fiduciosa perché Meteomed mi ha detto che più avanti troverò un po' di venticello. Io e il mio pilotone, Pilot One, e spero adesso che comincia ad alzarsi, così spengo il motore. Non ho fatto neanche in tempo a superare il castello di Lerici. Dov'è? Non lo vedo. Vabbè, è lì che è arrivato un refolino. Quindi adesso spengo il motore. Ah, che meraviglia! Che bello! Questa è l'elica che gira, si sente? Retro e sparisce. Andiamo a vedere che succede a prua? Andiamo. Si passa a sopravvento. Bassi bassi, ci si tiene al tieniti bene. Bassi bassi bassi. Ah, che bello. All'ombra del... no, non è l'ultimo sole. All'ombra del mio Genoa c'era seduta la Marianna e aveva un sorriso lungo il viso che gli pareva un fiordaliso. Pa 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 pa. Oh, guardate questa meraviglia di rollafiocco, ragazzi! È un burro, il mio grande bel rollafiocco. Ma sentite che bel rumore. It's a wonderful, wonderful life. Il mio inglese Aghi è il mio amico di penna inglese. È molto buono e paziente con me. Io sono più cattivella con lui, quindi mi perdonerà. Ah, che bello. Non ci sono neanche reti davanti. Allora, il tinetto sembra attaccato al tino, ma è invece il tinetto. Poi questa nave copre gran parte della Palmaria. Lì c'è Porto Venere, là c'è Spezia, là l'Erici. Oh, è la prima volta che navigo in questa stagione quest'anno, che navigo coi pantaloncini, con le gambe ignude, e già mi sono zuzzata, sembra cacca, ma non è cacca, credo che sia una trappa, non lo so. Ho cazzato un pochino la relinga l'altro giorno mentre andavo dalle Grazie all'Erici, perché avevo proprio... ero un po' scesa, faceva un po' di... e quindi adesso mi sembra bella cazzata e quindi non è più incazzata. Oh,
E niente, navigare porta questi momenti di euforia inspiegabile, no, non inspiegabile, cioè guardate qua, è spiegabilissimo. Io devo andare là però, ragazzi, non lì, come sempre. Va bene, dai, torniamo. Vabbè, beh, mi sono... no, questo... vabbè. Allora, belli bassi. Voilà. Ginjok l'ho lasciato chiuso, poverino, perché quando parto spesso salta sulle barche dei vicini. Povero, l'avevo tenuto chiuso qua dentro, Ginjokino, povero. E avevo messo la pappa lì, così. Ma poverino Ginjok, vieni, vieni tesoro, vieni. Non porta una sega a lui, non gliene frega niente. Ah, eccolo che scende, che esce. Dai, su. Usciamo un po'? Guarda che meraviglia. Come gli piace il vento, guarda. Oh, ma avete visto le mie nuove sacche? Con scritto Mai Pen Rai in thailandese e Mai Pen Rai in italiano. Sono bellissime, sono fatte di vele riciclate, ma riciclate davvero. Silvia, che è di Rivellami, che le fa a mano, mi ha spiegato proprio che a comprare il tessuto della vela nuova, tipo stoffa, no? Così spenderebbe molto meno, invece cioè comprando, anche prendendo, mi ha spiegato che, vabbè, tu una storia complicata, non sto ad annoiarvi, le velerie devono smaltirle eccetera, quindi a volte le prende gratuitamente eccetera, però in realtà le costa di più, perché poi deve stivarle, insomma, mettere in un magazzino, quindi avere un magazzino grande, prendono molto più spazio, e lavarle e poi da una vela di un 44 piedi e ci prende pochissima tela, poi deve dividere i vari materiali, insomma, una cosa complicatissima, mi ha spiegato. Il Ginjokino, guarda i gabbiani, guarda, guarda i gabbiani, Ginjok. Cosa c'è lì? Ci sono i pesciolini. Sì. A Ginjok gli piace sempre mettersi con una zampa giù. Allora, finalmente posso farvi vedere da questa prospettiva il tinetto, perché vi ho sempre detto, la palmaria, il tinetto che non si vede, eccetera, eccetera. Questa volta si vede. Allora, davanti alla nave da guerra c'è la palmaria. Quello è il tino, e il tinetto, facciamo uno zoom, quello è il tinetto. Il porticciolo di Bocca di Magra è quello a 300 metri, adesso credo che chiuderò le vele, accenderò il motore. Peccato è già finito, peccato tutto petto. Comunque si sta viaggiando bene. Certi motoscafi passano, uno con un rombo, vabbè, forse è meglio che io chiuda le vele prima di entrare nel Magra, va? Ed eccomi sul Magra, che bello, è bellissimo stare su un fiume. Guardate Ginjok che subito si è andato a infrattare fra le rocce. Vediamo, opla. Cosa fai Ginjokino? Ti mangi i fiori? Te
terra, terra. Panorama splendido, le Apuane davanti, fiume, mare, barca, colline, e ristoranti aperti, figata. Ma forse ci sono anche delle bancarelline? No, sono forse i ristoranti, sì, forse sono le bancarelline. Ale, andiamo al mercatino! Eccomi, sono pronta per andare a pranzo e voglio andare proprio nel ristorante del porto. È proprio il ristorante del porto questo, ragazzi, che è una figata perché è proprio sull'acqua, sul mare, sulla spiaggetta, su una terrazza, fantastico. Ecco, sono arrivata. Cala Beach Club. Guarda che bei fiori. Adesso vi faccio vedere il terrazzino. Maybe you could chill. All the stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come then you Questo, io voglio questo tavolo. Che bello! like we did in school. Take you back to when you was a kid. Everything was cool. Hope you never lose track. Life's a little hard when you're not home, yeah. C'è bisogno di dire altro? Still on my own, yeah. I'm a soldier. No, I non fight credo. for what's right, so my heart's just been fighting for you. What more can I do? I just wanna put you in Ho a preso la sfoglia di ombrina. Ragazzi, non ve l'ho fatta vedere intera perché mi ci sono avventata. Poi ho detto aspetta, gliela faccio vedere perché è di una bontà fantastica. E poi cioè è così come si fa, no? Buono e bello. Manolo è il proprietario, neanche il direttore, proprio il proprietario del porticciolo di Bocca di Magra. Sì. Questa è. Quante barche tiene? Allora, il porticciolo di Bocca di Magra è una struttura con 223 portibarca, di cui 123 a destinazione commerciale e 100 a destinazione stanziale per i residenti del posto. Ha un pescaggio più o meno di 3 metri garantito. Quindi le dimensioni delle barche vanno sostanzialmente da 5-6 metri fino a 30 metri sulla banchina lato mare. Senti, il giorno che sono arrivata, senza conoscerti ancora, sono andata a mangiare al ristorante proprio del porto, che non pensavo fosse... Sì. Ecco, e è fantastico, è una location, una posizione meravigliosa, mangiato benissimo, è proprio vostro. Sì, noi anche abbiamo fatto questo investimento proprio perché la nostra concezione è quella di creare una sorta di resort, no, per il porticciolo, quindi con tutti i servizi connessi, che chiaramente sono in prima battuta il ristorante, il barettino di servizio e tutto, e poi anche lo stabilimento balneare nel caso in cui, diciamo, che è sempre lì dove c'è il ristorante. è sempre tutto connesso alla struttura, che chiaramente nel momento in cui, come una giornata come oggi, bella ma che non è, diciamo, attrattiva per fare un'uscita in mare, uno può tranquillamente rilassarsi e fare un bagno, diciamo, in mare nello stabilimento. Il vero valore aggiunto del porto siano servizi più che lo stazionamento puro delle imbarcazioni. Buona onda a tutti, grazie a tutti. Noi ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, seguitemi, mettete un like e buona onda!